Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Obbligo di riscatto, che in realtà è un post partita di Milan-Real Madrid, quindi diviso in due oggi Obbligo di riscatto del 1° agosto del 2024. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e appunto buon agosto. Buon agosto per quest'ultimo mese di mercato e per questo piccolo post partita anche di Milan-Real Madrid. Milan che vince 1-0, Samu Chukwueze intorno al 10° del secondo tempo sblocca la gara e il Milan vince contro il Real Madrid. Un'altra buona prestazione da parte del Milan che fa vedere quelle che sono le idee di gioco del nuovo Milan di Fonseca. Qualcosa di nuovo realmente si sta vedendo, poi come al solito insomma, è calcio di luglio, in realtà era già agosto, ma insomma, è calcio estivo e quindi ci prendiamo il bello e il brutto del calcio estivo. Quindi l'entusiasmo di vedere qualcosa di nuovo che ci può anche far solleticare un po' le idee per questa stagione, ovviamente parametrate a quello che è il ritmo di calcio di un amichevole del genere con un avversario che comunque anche lui è in fase di preparazione. Ma fatto salvo questa tara, il Milan qualche buona idea nuova la sta mettendo in campo e quindi bene così Henry, ancora una volta. Sì, ci prendiamo quanto di buono ci sta facendo vedere il Milan, ci prendiamo anche i vostri like, molto volentieri, arrivando almeno a 1000, 1500, a un vostro commento qua sotto, la campanella per le notifiche dei nostri contenuti, le iscrizioni, insomma, che son gratuite, quindi grazie a tutti per il supporto ragazzi. Simo, è stata una partita che io ho recuperato, diciamo, pochi minuti fa alla fine perché non l'ho vista in diretta, abbiate pazienza, ma che ha un po' confermato quello anche di cui ho parlato nell'editoriale di qualche giorno fa, anzi di ieri in realtà. Perché sono molto con delle cose positive, delle cose che stanno funzionando e restano ovviamente dei dubbi sulle cose negative o comunque sulla fase difensiva o sulla metà Mh. campo, diciamo, difensiva. Detto ciò, Chukwueze che è come un toro che vede porpora, credo, quando ha di fronte il Real Madrid, perché dopo insomma averli castigati con la maglia del Villarreal anche ieri sera è andato a segno. Su un bell'assist e una bella giocata dei liberali, anche qui a proposito dell'editoriale ho lanciato una mega provocazione, qualcuno l'ha raccolta, qualcuno si è arrabbiato, lo so, ci poteva stare. Fatto sta che i giovani hanno dato buoni segnali, secondo me, soprattutto lui, che per Mh. me ha un passo decisamente diverso rispetto a tutti gli altri, Camarda compreso, Zeroli compreso, ha veramente un qualcosa in più, forse perché è anche un po' più minuto, entra in condizione prima, non sto dicendo questo, proprio anche a livello di luce mi sembra che abbia qualcosina in più e poi aspettiamo i big, Simo, Mh. perché aspettiamo di vedere queste idee di gioco che per me con la palla tra i piedi e con la palla nella metà campo avversaria sono idee molto valide. Aspettiamo di vederle con i giocatori di più qualità, aspettando Morata, aspettando Teo, eccetera, eccetera. Guarda, io lo divido un po' in due, poi come detto passiamo al mercato. Con la palla ci sono delle buone idee. Poi ovviamente vanno, messe in pratica quando contano i 3 punti, la squadra avversaria magari non ti viene a prendere alto e invece si abbassa e sei costretto ad attaccarla nel solo e soltanto negli ultimi 30 metri. No, va messa in moto in una Serie A, in una Champions League, quindi okay. Però le idee di base mi sembrano delle buone idee. Una su tutti, quella del tre quarti, che è finalmente tornata a essere un centrocampista e non un compagno di giochi della prima punta, là già a 40, 50 metri oltre rispetto a dove era la palla. Mi sembra che sia una buona idea, mi sembra che sia una buona idea sia per la fase di uscita della palla, sia perché viene preso dalla mezzala e quindi non viene più preso dal centrale di difesa. E la mezzala a quel punto non è che è lì in mezzo ad aspettare Leao o Chukwueze che s'accentrano e raddoppia, no, a quel punto l'esterno è da solo in 1 contro 1 e questo ci consentirà di avere dei gran vantaggi. Senza palla la nostra fase ancora di pressione, mh, ma insomma siamo veramente ancora all'inizio, facciamo ancora un po' fatica a restare corti e compatti aggredendo in avanti, a volte basta poco per saltarci e creare un po' di pericolo, però insomma è il 1° di agosto, prendiamo le cose positive e cerchiamo di lavorare su quello che ancora non riesce. Qui vediamo un po' di immagini della partita.
il buon Ciucu che ha fatto una buona partita, se n'era mangiato uno nel primo tempo e ne ha fatto uno nel secondo, quindi però insomma conferma i suoi buoni progressi. Mi piace questa maglia, sì, non abbiam più parlato. La maglia a me continua a piacere parecchio, veramente una buonissima maglia questa qua del Milan, Anche a me, l'unico neo quasi è lo quasi stemma, che l'avrei tenuto lo stemma originale, non bianco e nero, ma a parte però quello mi piace. quasi quasi va a essere migliore rispetto a quella dell'anno scorso. L'ultima cosa sulla partita, giustamente, è da fare una nota di merito a questo ragazzo che gioca in tre quarti, ovvero Mattia Liberali, che oltre al tocco di palla, che è importante, sa giocare 'sto ragazzo. Cioè, proprio se andate Eh a sì, io me lo son proprio goduto un 10 minuti non guardando il resto, però sa veramente giocare. Quando si deve abbassare in tre quarti, sulla nostra tre quarti per costruire in centrodestra si abbassa, quando Ciucu va profondo scusate, viene incontro, va lui profondo dietro le spalle di Ciucu a prendere l'esterno. Sa giocare. Adesso non so se sarà pronto per giocare in una Serie A, magari dove c'è qualche contatto un po' più ruvido, un ritmo un po' più alto, eccetera, eccetera. Però anche l'idea di avere lì, a quel punto, non ti dico la coppia già fatta e finita, tipo il Summers del Citurno, però un centrocampista mezzala che va in tre quarti mancino, male non fa. Detto questo, Henry, a proposito di Samardžić, dovrebbe fargli posto qualcuno. E quel sì. qualcuno potrebbe essere Yacine Adli, che ha un paio di offerte dalla Premier League, o meglio, 2 principi di offerta dalla Premier League, cioè delle richieste di informazioni. Come vedete questa gazzetta, il resto è ancora molto fermo. Origi ha ribadito il no al trasferimento in Turchia e quindi si sta allenando a parte ancora, Balotelli idem, qualche sondaggio, ma insomma niente di che se non dalla Serie B inglese. Per il resto, Henry, passiamo al mercato. Ufficiale Pavlovic, l'abbiamo visto ieri con il tuo sorriso smagliante, insomma. Eh, è un po' così questo ragazzone, Prende il però 31, che è un prende il numero 20. importante se hai Però il anche 31 ti dico, ce l'aveva anche a Salisburgo, eh. okay, okay. Quindi magari Poi era già idolo, da sempre. sì, sì, no, infatti. A me son piaciute molto le parole, io non ricordo dove le ho viste, chiedo pietà e perdono a chi le ha condivise. Le parole credo fosse un'intervista proprio in serbo, dove gli chiedono insomma le prime sensazioni ed è veramente molto emozionato, nel Mh. parlarne. Quello mi è piaciuto molto. Speriamo che possa fare bene, è un difensore mancino che manca da tanto e che ci serve. Speriamo che possa mettere anche un po' di concorrenza, no, ai vari Thiaw, Gabbia che giocheranno, io immagino, insieme a Tomori, perché appunto la difesa è un reparto fondamentale. I campionati, soprattutto in Italia, ma in realtà abbiamo visto che anche nel resto d'Europa è così, si vincono non prendendo gol, non Eh sì. facendone 5 o 6. Quindi speriamo che possa alzare il livello della nostra retroguardia. Io mi aspetto che possa giocare parecchio anche alla luce di quello che ha detto oggi Fonseca nel post partita, cioè Mh. elogiandone le caratteristiche in generale da difensore, fisico, bravo, eccetera, eccetera, però ha messo l'accento, scusate, su una caratteristica soprattutto, è mancino. A noi serviva un centrale mancino, abbiamo bisogno di un centrale mancino e il fatto che a quel punto diventi l'unico in rosa lo eleggerà probabilmente spesso titolare anche per questo motivo, perché comunque l'uscita di palla per il centrosinistra con un mancino ti consente di avere quel secondo e mezzo di pulizia di tocco che ti può portare dei vantaggi non indifferenti. E quindi mi aspetto che possa giocare, poi insomma, fa il difensore, non fa il centrocampista, quindi prima devi difendere e poi impostare. Però insomma, l'importante è che funzioni bene tutto quanto. Chiudiamo col resto del mercato. A proposito di difesa, velocemente su Emerson Royal, che è più o meno in fase di chiusura. Questo è di ieri, questo tweet. Questo è di ieri. La speranza è quella di poter chiudere entro questa settimana. Siamo a giovedì, quindi insomma i conti son presto fatti, o oggi o domani. Ehm, Vediamo. Insomma, la distanza è veramente molto breve, si sta lavorando su qualche milioncino di bonus, 1 o 2 milioncini di bonus, quindi
capite bene che ormai si è praticamente fatto tutto il resto e siamo Forse quasi però arrivati in direttore te la chiusura. cavi, forse te la cavi. Per le visite Guardalo sì. come ride, tutti va. Ma il pensiero in realtà è che sarò al mare, non per lui che arriva al Milan, sono io che mi vedo in ciabatte. L'altra questione, caro Henry, invece riguarda, e chiudiamo, le punte. Uno che andò, nel senso che probabilmente andrà al West Ham Niklas Füllkrug. È stato bello sperarci Niklas, porta il calcio siderurgico a Londra. Esattamente, con Fonseca che spinge per Abraham, sì, è un profilo che al mister piace parecchio per il tipo di giocatore. Poi, più che Fonseca, deve decidere il doc, che dirà se è spendibile oppure no. L'ultima questione, Harry, ed eccoci qua. Papà Milan, Rafael Leao che diventa a sorpresa papà di 2 gemelli maschi. Sì, non sono io la mamma, vorrei specificarlo Eh, e precisarlo. Io al massimo potrei essere vorrò essere lo zio di Tiago e Rodrigo, che saranno i 2 insomma, i 2 piccoli gemelli di Rafa. Lo abbiamo scoperto tutti stamattina a ciel sereno, un po' così random, però accadrà. E quindi una lunga complimenti, intervista. congratulazioni a Rafa in attesa, insomma, Ah beh, sperando che vada certo. tutto bene, che tutto proceda per il meglio e sperando anche magari dai, che questa cosa lo responsabilizzi ancor di più. Una lunga intervista che trovate sul sito di Radio Rossonera nelle sue parti migliori, quindi andate sul sito per leggervela. Per il resto, Henry, noi ci ritroviamo alle 13 con l'Ance, alle 16 col talk di quest'oggi e quindi ciao. Ciao, buona giornata a tutti.